Attorno al 1967 circa viene realizzata la versione prototipo del 1665, prodotta in pochissime unità, al solo scopo di testarne le capacità di immersione e di fatto mai messa ufficialmente in commercio. Viene definita monoscritta rossa. Questo perché tutte le scritte sono in bianco ad eccezione della scritta Sidweller che è in rosso. La scritta Date è maiuscola. Il quadrante è altrizio, nero opaco con profondità di 500 metri, 1650 piedi, con scritta Submariner Skok. Il datario nel 1665 ha numeri tutti in nero e il vetro bombato senza lente magnificatrice. Nel monoscritta il fondello è inciso con la scritta Patent Pending sul bordo esterno. Patent pending vuol dire letteralmente in attesa di brevetto, infatti Rolex non aveva ancora ottenuto il brevetto della valvola di sfogo per l'elio. Una curiosità: l'ultima matricola che riporta Periscope nella sua foto è proprio quella del primo 1665 manoscritta rinvenuto sul mercato. Fu proprio Stefano Mazzariol a ritrovarlo in un mercatino di antiquariato alla Spezia. Stefano, data l'estrema rarità di questo orologio, inviò nel 2000 una richiesta di informazioni all'ufficio documentazioni e patrimonio Rolex. Rolex confermava la matricola dell'orologio e le caratteristiche del quadrante. Il monoscritta montava movimento calibro 1575, numero D71617. Trattandosi di prototipi, sono stati prodotti esemplari con e senza la valvola elio. Il bracciale nel monoscritta era un Oyster rivettato con questa particolare chiusura di sicurezza flip lock. MK0 Patent Pending. La scritta rossa non è più disposta su una singola riga, bensì su due righe. Alla parola Sidweller fa seguito Submariner. Apparsa sul catalogo dell'asta di Antiquorum, può essere considerato il progenitore del doppia scritta rossa. Nel Mark 0 la profondità passa da 500 metri della versione monoscritta a 2000 piedi 610 metri. Prodotto anch'esso in ben pochi esemplari. L'esemplare in questione riporta seriale 1.700.000. MK1 Patent Pending. Il Mark I è stato il primo 1665 disponibile in catalogo e anche alla vendita. Questi orologi vengono definiti patent pending doppia scritta rossa, più brevemente Mark I. I Mark I sono orologi molto rari, prodotti in poche centinaia di unità. Fino ai primi mesi del 68 furono prodotti pochi esemplari Mark I, consegnati a divers e professionisti di grandi società di immersioni in differenti parti del mondo, con lo scopo di testare il nuovo Sidweller e di relazionare la Rolex sui risultati ottenuti. Alla consegna della relazione alla Rolex, quest'ultima donava l'orologio al diver che ne diveniva possessore. Alcuni orologi vennero venduti, non si sa se attraverso concessionari o direttamente. Essendo 4 i lotti di produzione, si stima un numero di 250-300 circa di MK1 prodotti. La commercializzazione e sperimentazione di Mark I è iniziata con seriale 1.700.000, anno 1968, fino a 2.200.000 circa, anno 1969. Il calibro è il 1575, lo troviamo inciso come 1570 sul movimento. Il quadrante riporta le scritte Sidweller Submariner 2000, profondità di 610 metri con caratteri molto graziati. Le scritte in rosso sono stampate su una base bianca per dare maggiore tridimensionalità. La L di Rolex è posta esattamente sotto la corona Rolex che ha forma allungata. La scritta Submariner ha la stessa dimensione delle altre, vedremo che diventerà più piccola nei mark successivi. Il fondello riporta la scritta Patent Pending circolarmente con scritta Rolex orizzontale. Vedremo che cambierà nel corso della produzione. La valvola elio si trova ad ore 9. La corona di carica nel Mark I è una Twin Lock 7 mm con logo senza linea e senza dots. Le casse di inizio produzione, Mark 0, Mark I e nel Mark II, sono basse, tin case. Diventano più alte nel corso del 1971, thick case.
Tutte le casse con fondello patent pending, ma anche le primissime con fondello Rolex patent fino al seriale 2009, anno 72, erano di cassa bassa. Dimensioni minori, una minore altezza dei fianchi e spallette di protezione della corona di carica più appuntite. Mark II. Il Mark II è stato prodotto in 8 lotti, dalla fine del 67 ai primi mesi del 1972, con seriale da 1.7 milioni a 2.9 milioni. Il quadrante, di produzione Singer, è ancora un doppia scritta rossa, ma con una grafica differente. Nel Mark II i caratteri sono ancora graziati, ma la scritta Submariner diventa più piccola. La corona Rolex è massiccia, con la bocca impercettibile. Alcuni Mark II potevano virare nel corso del tempo dal nero al nocciola fino al marrone intenso, caratteristica che aumenta incredibilmente il fascino e il valore dell'orologio. I collezionisti per questo li chiamano anche quadranti cioccolato. Come vedete, ad ore 9 si trova la valvola elio. Il bracciale è sempre Oyster 9315 con finali 2,85 o 3,85 e sull'estensione si legge ancora Pat Pend perché si continuavano ad usare scorte di bracciali prodotti in precedenza, nonostante il brevetto fosse stato ottenuto. Fino alla prima metà degli anni 70, l'interno del fondello del C-Dweller 1665 riportava sempre la referenza, le ultime 3 cifre della matricola e il trimestre di produzione. I Mark II avevano fondelli con data 67, gli ultimi li troviamo con fondelli 72. Il fondello esterno riporta la scritta Rolex Patent, proprio perché la valvola elio aveva ottenuto il brevetto. Una curiosità, tutti i fondelli Rolex con incisione hanno un puntino sul bordo esterno. Serviva a tenere fermo il fondello durante l'elettroincisione. Con il Mark II cambia la corona di carica Rolex, che passa a trip lock con lo stemma a 3 puntini. La produzione del Mark II termina nel 1973 con seriale 3,3 milioni circa. Questo Mark lo troviamo con cassa bassa fino al 71, sui seriali fino a 2,2 milioni, successivamente con cassa alta. Mark III. Il Mark III ha convissuto contemporaneamente al Mark II, infatti lo troviamo a partire dal seriale 3 milioni circa dal 1972. I quadranti Mark III sono di produzione Beyeler. La grafica della corona Rolex nel quadrante ricorda il Mark I, mentre la grafica delle scritte ricorda il Mark II, ma qui la D di C-Dweller è allineata con la R di Submariner. La scritta rossa è cupa e poco lucente. Evidente è la differenza grafica del numero 6, che diventa chiuso, mentre è aperto nei Mark precedenti. Il fondello e il bracciale restano invariati. Mark IV. Il Mark IV è il più comune tra gli scritta rossa per 1665. Lo ritroviamo a partire dal 1974, con seriali di cassa che vanno da 3 milioni e 7 a 5 milioni e 2, in circa 18 lotti. La grafica Mark IV di produzione Lambrich appare più granulosa della precedente e con il 6 chiuso. Un inconveniente di questa tipologia di quadranti era quella di avere la base nera che tendeva a saltare in prossimità della minuteria esterna. La scritta C-Dweller è molto più grande rispetto a quella Submariner, la scritta della profondità è più grande e marcata e la corona Rolex è allungata e fine, con bocca evidente. Nei fondelli di fine produzione non troviamo più incisi solo gli ultimi 3 numeri della matricola, bensì la matricola intera. Abbiamo coperto le ultime 2 cifre per non mostrarla per intero. Con questo si conclude il mio video sul 1665 scritta rossa. Ma attenzione, la produzione non è ancora finita perché dobbiamo ancora parlare del 1665 scritta bianca. Per questo vi do appuntamento ai prossimi video. In coda adesso troverete tutti i nostri contatti social, Facebook e Instagram se volete contattarci e se volete potrete scrivere dei commenti, sarò felice di rispondervi. Io spero che il video vi sia piaciuto e vi do appuntamento al prossimo. Ciao!